Dopo 4 ore d'aereo e 3 e un quarto di auto siamo finalmente arrivati alla prima tappa. Speravamo già di fare l'aurora questa sera, ma purtroppo è nuvoloso, piove e c'è un vento che porta via le persone, quindi toccherà rimandare a domani. Domani proveremo a fare l'alba, vediamo come sarà il tempo, speriamo bene. Purtroppo non siamo riusciti a fare l'alba perché le condizioni meteo non erano un granché, quindi siamo andati sulla spiaggia di Vic, quella con la sabbia nera, ma c'era un vento che io in tutta la mia vita non ho mai provato un vento così forte. Cioè, in certi momenti era praticamente impossibile stare in piedi, il mare era agitatissimo e infatti è una spiaggia pericolosa perché se ci si avvicina troppo all'acqua capita spesso che arrivino delle onde anomale e alcune persone sono morte. Quindi, visto il mare come era agitato, sono stato ben lontano dalla linea delle onde, ho fatto qualche ripresa, però era davvero un rischio anche per l'attrezzatura perché col vento così forte si sollevava la sabbia e faceva anche veramente male addosso. Quindi adesso abbiamo optato per cambiare zona e stiamo andando a vedere il ghiacciaio qui. Mi sono rifugiato in macchina dopo altre centinaia di chilometri rispetto a questa mattina, ma la situazione non è cambiata. C'è stato un momento di pausa dal vento e del tempo durante la visita al ghiacciaio, ma qui siamo a Stockness e il vento è tornato a essere invivibile con la sabbia che arriva in faccia e che fa un bellissimo scrub. Quindi volevo fare delle foto, ma ho rinunciato per questione di salvaguardia dell'attrezzatura. Speriamo in qualcosa stanotte che si calmi il vento, quindi magari riusciamo a fotografare l'aurora boreale, altrimenti domani. Oggi siamo su una scogliera islandese e mentre gli altri stanno facendo le foto alle onde che si infrangono sugli scogli, io ho trovato una colonia di fulmari che sono dei simili gabbiani che vivono in mare aperto, soprattutto nell'Oceano Atlantico, e si spostano poi sulla costa per riprodursi. Infatti qui ci sono delle montagne che si affacciano al mare e vedo alcuni girare sulle cime, sulle creste, perché loro nidificano proprio sui muri a strapiombo della montagna. La caratteristica di questo uccello è che se si trova minacciato da predatori come volpi o rapaci, tende a vomitare un olio arancione nauseabondo per spaventarli e quindi salvarsi. Alle mie spalle ci sono i cavalli islandesi, sono cavalli particolari perché sembrano dei pony ma in realtà sono proprio una razza di cavallo. Hanno questa struttura massiccia per resistere alle intemperie dell'Islanda e una particolarità è che sono cavalli molto resistenti perché in Islanda non si possono importare cavalli e quei pochi che escono di questa specie non possono rientrare più in Islanda. Questo serve per salvaguardare la specie e evitare malattie. Sono massicci, meravigliosi e hanno queste criniere lunghe e quando soffia il vento sembrano quasi degli attori di Hollywood. Sono veramente spettacolari.
Ci siamo fermati per vedere questo ghiacciaio, il Gyokur Saron, e la cosa divertente è che mentre arrivavo qui ho trovato nei prati un gruppo di pernici bianche, cosa che in Italia sono dovuto andare a vederle in cima alle Alpi dopo una lunga scarpinata. L'Islanda qui è fantastica, ogni angolo che giri c'è qualcosa di nuovo da vedere. Sosta per vedere la cascata di Skogafoss, direi tappa fondamentale in Islanda, anche se per i miei gusti da naturalista è un po' troppo turistica, però è emozionante vederla. Questa è la parte più, diciamo, caratteristica, più bella da vedere. Poi più in alto ci sono altre piccole cascatelle. Sono arrivato fino alla prima in alto, ma vento e pioggia mi hanno poi fatto desistere, perché qui è un continuo, sembra che sia una guerra contro di me con pioggia e vento, però direi che comunque è stata una bella esperienza. Oggi giornata dedicata ai paesaggi e alle cascate. Abbiamo visto dopo la prima cascata la cascata di Gullfoss, una delle più grandi cascate che abbiamo visto in questa giornata, con una grande portata d'acqua. Abbiamo poi successivamente visto il geyser Strokkur, bellissimo vederlo eruttare ogni 4-10 minuti. Ora siamo all'ultima cascata, Bruafoss, carina, però per me la giornata è stata troppo paesaggistica e da naturalista sento che mi manca qualcosa. Spero nei prossimi giorni di riuscire a fotografare qualche altro animale come ho fatto nei giorni scorsi, perché così non sono contento. Finalmente, dopo 3 ore di viaggio, siamo arrivati al Kirkifel, che è questa montagna alle mie spalle, meravigliosa, che si affaccia sul golfo marino qui davanti, e arrivando sono riuscito a vedere un gruppo di edredoni, che sono delle grosse anatre marine. Non è difficile distinguere il maschio dalla femmina, perché il maschio è tutto bianco con la nuca verde, sono spettacolari, vivono in mare e vivono principalmente nella parte costiera nord Europa e della Siberia. Non li avevo mai visti, è la prima volta, sono anatre molto grosse e si nutrono principalmente di crostacei e molluschi, quindi finalmente dopo una giornata a non vedere animali sono riuscito a vederne almeno uno, o almeno un gruppo, e sono felicissimo. Prossimamente spero di riuscire a vedere qualcos'altro di molto in particolare interessante, che sarà il posto dove andrò domani, speriamo bene, sono fiducioso. Oggi siamo sulla spiaggia di Tritunga e l'animale che dicevo l'altro giorno era la foca. Qui ci sono 2 specie di foche, la foca grigia e la foca comune. Sono emozionatissimo perché non le avevo mai viste dal vivo, quelle selvatiche, e qui ce n'è un discreto gruppetto che si aggira. Sono fortissime perché si poggiano sugli scogli oppure si mettono in posizione verticale in acqua per riposare, quindi si vede solo il muso che sporge. È un'emozione che non mi aspettavo di provare, e anche se il tempo oggi ci ha graziato solo 5 minuti per qualche ripresa, poi adesso è iniziato a piovere. Ovviamente l'Islanda ormai mi sta massacrando col tempo. Una cosa per distinguere la foca dall'otaria è che la foca ha il muso un po' allungato mentre l'otaria è più tondo, ma la caratteristica più importante
è che la foca quando si muove si sposta sul ventre, mentre l'otaria ha la possibilità di usare le pinne posteriori. È una caratteristica che distingue le due specie. Siamo venuti su questa scogliera per filmare il tramonto, ma ovviamente il mio sguardo è caduto più in basso, dove ho sentito uno strano canto, e infatti qua sotto c'è un gruppo di urie, che sono degli uccelli bellissimi e hanno una caratteristica: le coppie producono un solo uovo a forma di pera, in modo che non riesca a rotolare giù dagli scogli, e i piccoli, raggiunte le 3 settimane, non sono ancora in grado di volare, ma si buttano dagli scogli in acqua per poi venire assistiti e seguiti dai genitori. Sono veramente particolari e interessanti. Non pensavo di vederli qua perché di solito sono in alto mare in questo periodo, e invece qui ce n'è un gruppetto e è uno spettacolo. Oggi sveglia all'alba per vedere il sorgere del sole su questa meravigliosa scogliera. Finalmente il tempo è stato un po' clemente e siamo riusciti a fare qualche foto dell'alba, bellissime le luci, fantastiche. Però su questa scogliera ho trovato un altro uccello che non avevo ancora visto, che è il marangone dal ciuffo. In questo periodo sono in fase di corteggiamento, quindi i maschi hanno questo ciuffetto in testa. Il marangone è simile al cormorano ma un pochino più piccolo. Si posano su queste scogliere dove c'è l'erba per raccogliere dei rametti e dei ciuffi d'erba che poi portano sulle scogliere per fare i nidi. Non mi aspettavo di vedere anche lui, sono contentissimo. Un'altra specie aggiunta a quelle che ho visto fino adesso. Su questa scogliera, con una colonia di fulmari e l'Oceano Atlantico alle mie spalle, finisce il mio viaggio islandese. Un viaggio colmo di emozioni e di paesaggi meravigliosi, nonostante il maltempo non mi abbia lasciato mai tregua. In quei rari momenti in cui c'era sole e un po' di libertà dalle nuvole, ho visto dei paesaggi indimenticabili. Questo viaggio è nato come viaggio per foto paesaggistiche, ma è diventato un viaggio di foto naturalistiche e di fauna. Io purtroppo non ce la faccio. Se trovo degli animali, anche se c'è un bel paesaggio, non riesco a non fotografarli. Do priorità agli animali. Purtroppo è una mia malattia. Lascio l'Islanda con le lacrime agli occhi e sicuramente non dico addio, ma arrivederci. Tornerò probabilmente in un futuro, in un periodo un po' più favorevole alla fauna, quindi magari in primavera o estate, per fare un viaggio esclusivamente faunistico.